tutorial di oggi vedremo l'esecuzione del punto nocciolina. Oggi vedremo nel dettaglio come realizzare il punto nocciolina. Come vedete è un punto in rilievo che è utilizzato principalmente per creare delle borse, ma voi potete utilizzarlo anche per creare bellissime copertine per bambini. Per realizzare il punto nocciolina dobbiamo avviare un numero di catenelle multiplo di 4. Facciamo il nostro cappiolino iniziale e facciamo un multiplo di 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 è un multiplo di 4 più altre 3 catenelle. 1, 2 e 3. Mi raccomando, sempre le maglie molto lente. Facciamo un'ulteriore catenella per girare il lavoro e partendo dalla seconda andiamo a realizzare tutte maglie basse. Una, 2, 3, 12 più le 3, 13, 14 e 15. E questo è il mio primo giro. Adesso il punto nocciolina si lavora al rovescio. Facciamo una catenella per alzare, giriamo il lavoro. Nella prima maglia andiamo a fare una maglia bassa, nella seconda e nella terza andiamo a fare altre 2 maglie basse. E 3. Nel quarto punto andiamo a realizzare il punto nocciolina. Il punto nocciolina è composto da 5 maglie alte chiuse insieme. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel quarto punto, agganciamo il filo, lo portiamo fuori e abbiamo 3 asole sull'uncinetto. Getto il filo sull'uncinetto e vado a chiudere solamente le prime 2, avendo 2 asole sull'uncinetto. Di nuovo getto il filo, rientro nello stesso punto, riaggancio il filo e lo porto fuori e anche qui riporto il filo sull'uncinetto e vado a chiudere solamente le prime 2 e ho 3 asole sull'uncinetto. E ho fatto i primi 2 punti perché la prima asola è quella della maglia bassa. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto, riaggancio il filo, porto fuori, riaggancio il filo e vado a chiudere solamente le prime 2, trovandomi a questo punto 4 asole sull'uncinetto. Ancora filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, porto fuori il filo, rigetto il filo e chiudo le ultime 2. L'ultima volta filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto, aggancio il filo, lo porto fuori e vado a chiudere le prime 2 maglie. A questo punto sull'uncinetto mi ritroverò con 6 asole, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Che cosa vado a fare adesso? Getto nuovamente il filo sull'uncinetto e lo faccio passare attraverso le 6 asole. In questo modo faccio una catenella ed ecco qui la mia nocciolina. Adesso vado a fare 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e di nuovo nel quarto punto un altro punto nocciolina. L'asola che abbiamo della maglia bassa, getto il filo sull'uncinetto, entro
nel quarto punto, prendo il filo, lo aggancio e lo porto fuori, richiamo il filo e lo faccio passare attraverso le prime due maglie, le prime due asole. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, porto fuori il filo e lo faccio passare attraverso le prime due asole. Ancora una volta prendo il filo, lo porto sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, lo riaggancio, lo porto fuori e vado a chiudere solamente le prime due maglie. Ne abbiamo fatte 3, andiamo a fare la quarta e la quinta. Adesso ho 6 asole sul mio uncinetto, riaggancio il filo e lo faccio passare attraverso le 6 asole, in questo modo. Riprendo il filo con l'uncinetto e faccio una catenella. Ancora 3 maglie basse, nelle 3 maglie basse sottostanti, 1, 2 e 3, e ancora un'altra nocciolina. Faccio la catenella e nelle 3 maglie successive vado a fare 3 punti bassi. Adesso vi faccio vedere sul dritto del lavoro com'è il risultato, eccolo qui. Adesso per il secondo giro andremo ad alternare le noccioline, ovvero le andremo a fare tra una nocciolina e l'altra. Faccio una catenella per alzare, giro il lavoro, entro nel primo punto e faccio tutto un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa in ciascun punto basso sottostante, 2 e 3. Quando sono arrivata alla nocciolina, con l'uncinetto entro proprio qui nel cuore della nocciolina e vado a fare una maglia bassa. Adesso entro direttamente nella prima maglia bassa che mi ritrovo disponibile e non vado a entrare in questo punto perché altrimenti creerei un aumento. Quindi entro nella prima maglia bassa e vado a fare un'altra maglia bassa, 1, 2 e 3. Di nuovo entro nel cuore della nocciolina, proprio in questo punto, e faccio una maglia bassa. Ancora una maglia bassa nella prima maglia bassa che ho a disposizione e vado a fare tutte maglie basse e continuo così fino alla fine del giro. Una volta arrivata alla fine del giro vado a fare una catenella per l'altezza, giro il lavoro, nella prima maglia vado a fare una maglia bassa e nella seconda maglia vado a fare un punto nocciolina, quindi filo sull'uncinetto, entro nel secondo punto e vado a chiudere solamente i primi 2. Ho 2 archetti sull'uncinetto, getto il filo sopra, rientro nello stesso punto, riaggancio il filo, lo porto fuori e vado a chiudere solamente i primi 2. Filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto, lo porto fuori, prendo il filo e chiudo i primi 2 e ne ho fatti 3. Facciamo anche il quarto e il quinto.
Adesso filo sull'uncinetto e vado a chiudere tutte e 6 le asole. Faccio la mia catenella e ho realizzato il mio punto nocciolina. Adesso vado a fare ancora 3 maglie basse, una, due e 3, e di nuovo vado a ripetere il punto nocciolina. E se vado a vedere sul dritto del lavoro, le noccioline sono alternate alle noccioline del giro precedente. E continuo questa lavorazione per tutto il giro. Ho terminato il giro con una maglia bassa. Come avete ben notato, il punto nocciolina è formato da un giro di maglie basse e un giro con il punto nocciolina, che è formato da 5 maglie alte chiuse insieme, formando questa bombatura. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi sia stato utile, e la settimana prossima utilizzeremo proprio questo punto per realizzare una borsa pipoca, quindi mi raccomando, non mancate. Ciao!